Hai mai assaggiato un tè Fukamushi? Oggi ti farò scoprire un tè davvero particolare e ti insegnerò a prepararlo e degustarlo nel modo migliore. Io sono Fabiola Ruggero, il primo Tea Master italiano di ITMA, o come diciamo in italiano ITMA, International Tea Master Association. Oggi ti parlo del tè Sencha Fukamushi, o come lo chiamano i giapponesi Fukamushi Cha, quindi tè Fukamushi. Che cosa vuol dire intanto questo termine? Sencha vuol dire tè da infusione. Fukamushi vuol dire è un tè che subisce, un tè verde che subisce una lavorazione al vapore approfondita, più profonda rispetto ai tè Asamushi, che significa che vengono lavorati al vapore come nell'uso comune dei tè verdi giapponesi, con una lavorazione più lieve. Che cosa ha di particolare? Già come in tutte le degustazioni possiamo osservare qualcosa, quindi osservando le foglie, annusandole, noteremo il colore verde intenso, ma anche una foglia molto piccola e con un peso specifico direi abbastanza pesante. È proprio questo tipico e dà l'indicazione della lavorazione al vapore più profonda. Che cosa lascia questo tipo di lavorazione? Un odore intenso erbaceo, ma che sfocia anche in note dolci. E lo preparerò nella tecnica tradizionale giapponese, ovvero utilizzando un oggetto molto particolare che è questo, che si chiama shiboridashi. Lo shiboridashi è una sorta di teiera particolarissima, piatta e larga, che serve proprio per preparare i tè a una bassa temperatura e per estrarre al massimo le note anche umami, delicate e un pochino più sofisticate. Quindi come lo preparo? Intanto avremo bisogno di un'acqua non troppo calda, quindi nello stile del tè verde giapponese l'acqua non deve superare i 70 gradi, massimo 80, ma io preferisco un'acqua più fresca, quindi direi 70 gradi. Metterò nel nostro shiboridashi un po' di tè, quindi quanto basta per riempire più o meno il fondo di questa teiera. Sto facendo. E aggiungo dell'acqua che ovviamente ho già riscaldato nel nostro tetsubin, la teiera, a 70 gradi, quindi arrivo al bordo di questa piccola teiera e faccio una degustazione, quindi multiple infusioni, utilizzando più volte le stesse foglie. La prima sarà un po' più lunga della seconda, quindi circa 50-60 secondi. 60 secondi sono passati, quindi infusione brevissima. Vi faccio vedere che cosa ha infuso il tè. Vedete, ha già colore, le foglie hanno già estratto buona parte dei loro aromi. Quindi vi faccio vedere anche come si utilizza lo shiboridashi, che è veramente una teiera anche molto difficile da trovare perché è tipicamente giapponese, quindi che si usa proprio nella cultura tradizionale. Utilizzo una Fair Cup, come in questo, visto che farò multiple infusioni, quindi utilizzo una piccola teiera che mi servirà solo per versare il tè preparato, e già quello che andrò a fare prima ancora di bere, annuserò, questo fa parte della degustazione sensoriale del tè, quindi mi concentrerò sulle foglie infuse, che si chiamano in gergo infusione. E ovviamente le note erbacee, ma anche le note quasi di caramello, di umami, si incrociano. E già al naso capisco che questo è un tè molto molto particolare, che probabilmente riserverà sorprese interessanti. Vi faccio notare una cosa: il colore. Lo abbiamo infuso solo per 60 secondi, ma guardate che colore intenso ha questo tè, quindi ha già il colore verde luminoso, quasi di un lime, soltanto in 60 secondi. Quindi non ci resta a questo punto che l'ultima parte della degustazione, ovvero assaggiare. Assaggiare quello che in gergo professionale tecnico si chiama liquore, quindi quello che in gergo comune noi chiameremo infusione, in realtà si chiama liquore. Quindi annuserò, osserverò il colore, quindi mi perdo un po' in questi dettagli che completano gli indizi di questo tè per capire se effettivamente la qualità, ma anche la particolarità di questo tè. E assaggio. È decisamente dolce, quindi se lo preparerete a casa noterete immediatamente la dolcezza, ma anche delle note erbacee e anche una freschezza e un'intensità che rimangono a lungo nel palato, e quindi fanno sì che questo tè diventa molto piacevole da riassaggiare. E soprattutto la temperatura è gradevole, quindi 70 gradi non sono una temperatura molto intensa e mi permettono di goderne anche in estate, ad esempio, farlo anche in momenti dove la temperatura esterna è più calda. Decisamente gradevole questa prima infusione. Noterete questa anche persistenza, quindi questo gusto un po' erbaceo, sofisticato, vegetale, raffinato rimarrà a lungo, ed è anche questo che fa parte del fascino di questa lavorazione al vapore intensa che rimane, e proprio questa intensità rimarrà anche al palato. Facciamo la seconda infusione, quindi riaggiungo nello shiboridashi un po' d'acqua
E questa volta farò un'infusione più corta, quindi in generale da 60 bastano anche 30 secondi e vedremo come il gusto e l'aspetto cambieranno. Siamo pronti per la seconda infusione, quindi pochi secondi, 30-40 secondi al massimo, la nostra Fair Cup. Ecco qua. Il colore è ancora intenso, come notate, ma vi invito anche a notare un altro aspetto. Questo è tipico dei tè verdi giapponesi che vengono lavorati al vapore, indipendentemente dall'intensità. Notate questa opacità. Non è un tè dal colore brillante, ma che presenta una certa opacità pur nella bellezza del colore. Questo dipende proprio dalla lavorazione al vapore, piuttosto che al wok, tipicamente cinese, delle foglie. Quindi 30 secondi, riassaggio. Qui è diminuita l'intensità erbacea, ma sento più le note dolci, decisamente più dolce come note, ma vedete che il colore rimane sempre molto intenso. Anche il colore ci dice che è un tè verde, anche questo colore è chiaramente verde. Gradevolissimo da bere quasi come un caffè, perché il sencha è anche un tè che contiene una buona dose di teina, quindi è un tè che possiamo prendere ad esempio al mattino quando abbiamo bisogno di energia o durante i momenti della giornata. La preparazione con lo shibori dashi è semplicissima, perché come vedete abbiamo messo meno di 5 minuti. Il fatto che l'acqua non sia molto calda ci permette di bere in fretta senza dover aspettare, quindi è un tè che in qualche modo ci ricorda un po' quasi il consumo di un caffè, anche se è un'esperienza completamente diversa. Io ho fatto soltanto 2 infusioni, ma evidentemente potete farne anche di più. Anzi, la cosa divertente è esplorare fino a quante infusioni posso fare con le stesse foglie. Questo è un gioco molto interessante, per cui anche questo tipo di servizio con lo shibori dashi si presta molto bene. Vi do qualche indicazione su da dove proviene questo tè, quindi il sencha, che è uno dei tè più famosi giapponesi, ma in particolare questo viene da Kagoshima. Quindi è una zona reputata di qualità in Giappone, tipicamente famosa proprio per la lavorazione in stile Fukamushi. Se questa piccola finestra all'interno del mondo tè vastissimo vi è piaciuta, vi aspettiamo e dovete assolutamente provare uno dei nostri corsi all'Academy Cose di Tè, e anzi la buona notizia che voglio condividere qua, che sono già aperte le iscrizioni per la prima edizione italiana del corso da Tea Sommelier ITMA, International Tea Mastery Association, e che quindi qualcuno di voi potrà diventare Tea Sommelier certificato internazionale in Italia. Potete trovare tutte le informazioni sul link in descrizione oppure cercando Cose di Tè. Io vi ringrazio di questa attenzione e ci vediamo alla prossima degustazione.